Sembra il Takada del Luna Park. Buongiorno dalla Slovenia. Buongiorno. Questa è la reattività del Monster appena sveglio, ci vuole un quarto d'ora. Io ho bisogno di caffeina per riprendermi la mattina. Infatti oggi siamo a passeggio per Maribor, vi facciamo vedere questa Marburgo che neanche noi abbiamo mai visto e vi porteremo a vedere delle chicchine molto particolari, ma la prima cosa che dobbiamo fare è un crapno pneumatico. È prendere il caffè e fare colazione. Andiamo adesso nella pasticceria più antica della città. Anche loro però senza caffè sono tutti a nanna. È aperto dal 1909, speriamo che le pastine siano più recenti. Sono divertito solo a prendere questa qui che sembra che l'abbiano sgonfiata, che abbia bisogno di una certa pompatina. Riprenditi! Diciamo che dopo i croissant della Francia questi fanno un po'... Buono, buono. È solo un po' gnappo. Io invece mi sono preso questa, che vi scrivo come si Ma chiama. hai pagato anche la Vespa? No, tutto inclusa l'acqua e il caffè, abbiamo speso 10 euro. Panna, crema pasticcera, poi c'è la base con la pasta sfoglia, vedete qui, e sopra hanno fatto questa glassa di cioccolato che però devo ribaltarlo al contrario secondo me per riuscire. È molto, sembrano delle mousse. Anche la crema pasticcera non è compatta come la nostra, sembra che l'abbiamo gonfiata con La dell'aria. voglio anch'io, boss. Grazie agli efficienti mezzi che abbiamo, cioè al mostrino dotato di telefono, andiamo a farvi vedere intanto la piazza, credo. Se ci arriviamo. E una cosa che abbiamo notato facendo colazione è che qui fanno fare colazione ai bambini col gelato alle 9:30 di mattina. Io non ho mai potuto farla sta cosa, non so voi. E dopo gran scorreggione. Qui dietro, che ve l'ho appena fatto vedere, c'è il castello di Maribor. È stato edificato per volontà di Federico III tra il 1478 e il 1483. In 5 anni in Italia neanche i documenti riusciamo ad avere, figuratevi a edificare un castello. L'edificazione aveva la volontà di fortificare questa parte nord-orientale della città. Oggi il castello è visitabile all'interno, ma c'è il museo regionale. Che poi alla fine a sposarne uno normale era facile, invece a sposarne uno così un po' meno. Voi non sapete, ma in questa piazza nel 1929 è caduto un aereo. Chi l'avrebbe mai detto, vero boss? È un gran copionazzo il Monster. Era il 17 novembre del 1929. Cadde l'aereo che vi scrivo qua sotto perché non so come pronunciarlo, e nella caduta purtroppo morì sia il segretario dell'aeroclub sia il pilota del velivolo.
Ale, adesso ho scatenato il Monster, che vi doveva dire che questa è la Drava, è il fiume di Maribor, passa anche dall'Austria per poi arrivare qui e poi si tuffa nel Danubio essendone un affluente. Ma lui adesso ha visto il barrettino là sotto e non lo posso più tenere. Ci siamo fermati a prendere il caffettino con il sottofondo. Poi gli ho chiesto una bottiglietta d'acqua, ma hanno portato il cicchetto praticamente. Non so perché hanno sta fissa anche in Corsica, ti danno i 2,50, i 3,30 ml, non si sa. Adesso finiamo di prendere il caffè, poi vi facciamo vedere un pochino il fiume. Visto che comunque c'è questa cosa di buttarsi sempre nei fiumi, a parte che in effetti questo qui è un corso d'acqua che è pieno di pesci, quindi è un buon segno, ma questo ponte qua viene usato dalla gente del posto che si butta dal ponte dal 1903 e in effetti è una prassi che ancora oggi è tuttora di moda. I cigni ci stanno seguendo perché pensano di poter mangiare. Inquadrami. Il Monster li sta ingannando e loro guardateli, ci stanno seguendo tutti. Poi sono molesti come non so cosa. Guarda, squadriglia di cigni, vabbè! Ascoltate quello che io vi dico, allontanatevi dalle pentole. Facciamo i pifferai dei cigni. Amore. C'è una forchetta con una patata, quindi secondo me oi? quello là è cibo. Può essere. Vogliamo provare? Cibo. Andiamo. Au. Fu così che vendevano solo forchette e patate. Questa è un'opera d'arte. Non era una patata con una forchetta, era una forchetta con un occhio. Dobbiamo cambiare progetto. Adesso facciamo un giochino, tu vai a vedere fino là in fondo, se è aperto io arrivo, prova mo'. Perché sennò qua mi continui a far fare della strada per niente. Se no lì dietro ce n'era un altro ma non mi dà retta e tenta ancora di portarmi là. Comunque ragazzi, a costo di essere ripetitiva, quando si va all'estero si mangia le cose dell'estero. Ho visto adesso, scusate ma ve lo devo dire, non so neanche se la metto sta clip, un piatto di carbonara con sopra il prezzemolo tritato. Possono legittimamente morire tutti i romani che ci stanno ascoltando. Vedi delle cose che a noi non verrebbero in mente neanche sotto tortura forse. Comunque adesso abbiamo il mostrino che ci dà la strada. Al Sol Leone ci siamo fermati da Popper Tasty Stories. Secondo me è molto turistico sto posto, ma il posto che aveva visto prima il Monster era molto elegante per il nostro stile e quindi abbiamo virato qua. Purtroppo ci siamo resi conto nel camminare che c'è molto una carenza di posti dove andare a mangiare la roba slovena, piatti tipici sloveni. Quei pochi posti che ci sono molto turistici. Non era forse un caso che io qua a Maribor non avessi trovato dei posti che mi convincevano. Adesso comunque vediamo, perché magari come ieri sera non ero convinta e poi un piattone della miseria, non lo so, adesso vediamo. Caesar salad con questo qui che non so cos'è, il loro pane fa un profumo, e il mostrino. Il caffettone ogni tanto ci sta, però diciamo che quantomeno sembrano cose molto belle. Vorrei vedere. È fresca, è una sorta di maionese questa. Sì, l'assaggio va bene, digli di portare il resto. Tutta condita. Su questa ragazzi è insalata col formaggio. Adesso io non starei, più che altro vediamo come è cotto il pollo, che mi sembra una cosa fondamentale.
è un piatto sicuramente molto turistico, però il pollo vi devo dire che è veramente eccellente, è molto morbido, umido dentro, cotto benissimo, fuori ha fatto una crosticina fantastica. Questo ovviamente ne darò un po' anche al Monster perché povero Cristiano, se no. Io mi mangio questa pianta qua che sembra di abbellimento, io me la faccio fuori. È buona anche l'insalata, ragazzi, fresca. E poi c'è questa, loro la chiamano focaccia, ma sembra una sorta di piada morbida. Sopra c'è anche del rosmarino, buonissima. Questa mi sa che la fanno loro. Alla fine Si mangia bene. si mangia bene. Per mangiare veramente tipico dovete ancora stare qua con noi un pochino, perché stasera andiamo in un paese qua vicino a mangiare in una trattoria slovena. Il mio frittino mi rimane un po' qua, però 32 euro. In questi casi qua forse è meglio prendere queste insalatone che sono più abbondanti, però tutto molto buono. Questa qui, ragazzi, è una vite di 450 anni. È la più antica vite piantumata in Europa, certificato dal Guinness World Record. Tell me all your dreams align. Ed è stata piantata qui durante l'assedio dei turchi. Da lì non si è più mossa, e la cosa particolare è che fa ancora l'uva, e con questa ci fanno ancora anche il vino. Qua sotto vi scrivo anche come si chiama il vitigno. Qui, ragazzi, si potrebbero anche fare le degustazioni, ma è chiuso fino a novembre 2024. Comincia a essere l'orario più caldo della giornata, quindi noi ci andiamo a rintanare come gli animali selvatici in camera, e poi ci rivediamo che andiamo nel paese con radici più antiche di tutta la Slovenia. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can. Siamo arrivati adesso a Ptuj, che è questo graziosissimo paesino tipico sloveno, ed è quello più antico di tutto lo stato. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. Not right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me, I'll never forget. È molto particolare, solo bisogna stare attenti a non tirare un calcio, gli distruggete tutto il lavoro. Da qui, ragazzi, si va al castello di Ptuj, che è lassù. È visitabile se state qui un po' più tempo di noi, perché noi domani già ripartiamo, ma può valer la pena perché dentro ci sono tutti gli interni ancora arredati e tutto. Costa 10 euro l'ingresso ed è aperto dalle 9 di mattina alle 18 di sera. Vi lascio il link in descrizione. Si dice Grad, il castello. Schloss. Ptuj è la città più antica della Slovenia. Qui si sono trovati dei resti di abitazioni già dall'età della pietra. Il massimo splendore di questo luogo venne raggiunto nell'età romana, quando l'imperatore Traiano la dichiarò città e colonia romana. Qui, se non ricordo male, è anche stato incoronato l'imperatore Vespasiano. Dov'è mio marito? Adesso, ragazzi, perché vuoi andare in là? Io voglio andare a mangiare. Sono già le 7:30, amore. Bello che ha il carretto lavorato tutto a mano. C'è un'insegna con scritto Gostinna, che è la nostra trattoria, e invece abbiamo dall'altra parte la marca della birra, che è l'Asco, che io stasera miscolo per questo gargarozzo qua. Andiamo a vedere se c'è posto dentro intanto. Può essere che non me la dia.
abbiamo beccato un matrimonio, un evento, qualcosa, e fanno un bacano incredibile. Tra l'altro il proprietario molto gentile, quando ha saputo che eravamo italiani ci ha dato il menù in italiano, quindi sempre molto bello e apprezzato. Molto beverina, a me mi siete tantissimo, non è frizzante, vedi, cioè ha un perlage raffinato e molto delicato, è molto leggera. Questa festiciola paesana, la pancaldi. Però il cameriere giustamente ha detto che l'acqua è buona, ma questa è più buona. E non ha gusto amaro come quelle bosniache, questa è meno amara. Abbiamo aspettato già secondo me almeno 3/4 d'ora. È arrivata l'insalata che doveva essere il secondo. Bello! Ogni stato ha le sue fisse. Qui hanno la fissa del tomato, del pomodorino sopra le cose. Così. A sentimento non c'entra niente col piatto, ma loro il pomodorino ve lo devono mettere. Ma tolto il pomodorino io ho preso il filetto di maiale, perché il pork è sempre una bella cosa, con questi sono gnocchi. Vedete questa cosa impapagnata uno con l'altro, gratinati, e poi sotto c'è sto sughetto che avvolge tutto. Mamma mia! Cos'è? È di funghi il sugo, ma è una roba... è buono! Avvicinatevi che uccido prima lo gnocco. È molto leggero, non sa particolarmente di patata, però con il sughettino così devo dire che è molto buono. Lo pensavo più pastoso, invece è molto leggero. Qui sta filando tutta una serie di cose. E vi farei notare il quantitativo di roba. Ben, stramorbidissimo. Mamma mia che meraviglia. Vedete com'è bello morbido. Eccezionale. Vi facciamo vedere quello del Monster. C'è questa musichina gradevole che è alle nostre spalle. Allora, dopo che il mio piatto si è raffreddato abbondantemente, questi dovrebbero essere gnocchi di pasta fatti da loro sempre. Guarda che sto piccolo cartoncino. Qui doveva essere pollo, sono straccetti di pollo. Molto buono, gradevole, mi piace. Ha una bella consistenza. Sì, quello gnocco. sì, questo qui è pollo e poi c'è questa sorta di panna che condisce il tutto. Il nostro gnocco è un po' più, invece questo è un po' più spumoso, un po' più leggero. Esatto. Farò lo straniero in terra straniera con il cucchiaio, perché è un difetto che hanno, non c'è il pane. Come faccio a fare la scarpetta senza il pane? Se no non si riesce, però il pane ci starebbe. Spesa 40 e 30. Qua è stato onesto perché l'acqua l'ha fatta pagare 2,50 mi sembra di aver litro. capito. Un litro d'acqua. Là a Maribor sono stati un po' dei monellini. E la birra 3 euro un boccale. Ho dovuto prendere quella perché avrei voluto bere dell'acqua, ma ti guardano molto male se prendi solo dell'acqua. Allora, visto che sono più grossi 2 volte me, ho preso la birra. Cosa facciamo adesso? Andiamo a prendere un gelatino? Andiamo. Chiudiamo qui la serata con 2 gelatini al costo di 5,42 con 2 palline, con il cono. Quindi onesto, mi sto sbrodolando addosso, maledizione. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video perché l'avventura in Slovenia è appena iniziata. Ciao! Non mi posso fare...